Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati! Come avete visto in anteprima realizzeremo un altro progetto per questa stagione, interamente realizzato in juta e arricchito con vari accessori metallici che ultimamente vanno molto di tendenza. È una busta che misura all'incirca 20-21 cm x 17 cm in altezza, non è troppo piccola, io la ritengo abbastanza comoda appunto per l'estate. Io per esempio sono solita utilizzare e indossare questi progetti in estate perché li trovo molto comodi. Non potete perdervi assolutamente questo video, questo tutorial, perché mi vedrete utilizzare un prodotto per andare a fissare la zip. Chi mi conosce sa che io preferisco cucire sempre. Beh, questa volta ho utilizzato un altro metodo perché ho pensato soprattutto alle principianti, a chi si approccia da poco al mondo delle borse, quindi ho pensato perché no, dai, facciamolo, non succede nulla. Spero che questo passaggio vi piaccia, che lo trovate super veloce e super facile. Fatemi sapere come sempre giù nei commenti. Comunque andiamo all'occorrente. Ho utilizzato 3 gomitoli da 40 grammi di questa juta che trovate sullo shop online di Trasfere Filati ed è nella variante corda. Ho lavorato questo filo questa volta con l'uncinetto numero 4 perché ho voluto conferire al mio progetto finale una lavorazione piuttosto morbida. Sappiate che potete lavorare questa juta anche con l'uncinetto 3,5, però chiaramente tenderete però sappiate che tenderete automaticamente a lavorare in maniera più stretta. Ci occorrerà uno scampolo per foderare il progetto, ci occorrerà una zip, io ne ho utilizzata una da 20-21 cm, ebbene sì, ho utilizzato una zip, non preoccupatevi perché secondo me avete trovato la soluzione della vita e poi mi farete sapere. Poi ho utilizzato un moschettone di questo tipo nella variante oro, 4 anellini, però comunque durante il tutorial vi ho dato la soluzione in caso non vi ritrovate questi che ho utilizzato io, e una catenina in metallo nella variante oro, anche qui vi darò un'altra alternativa. Penso di non aver dimenticato altro. Ho utilizzato una catena nella variante oro da cui ho preso soltanto 9 anelli appunto per arricchire la parte frontale della busta. Praticamente è una tracolla per borse. Io ne ho utilizzato appunto un pezzetto come accessorio. E poi non occorre altro, sì, questa volta non ho dimenticato nulla. Io spero che questo progetto vi piaccia, se provate a replicarlo mi raccomando condividete i vostri progetti eseguiti con i miei tutorial, taggatemi, inviatemi le vostre foto, lo avete già fatto, vi ringrazio, continuate a farlo, così vi riposterò sulle mie storie di Instagram. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto per non perdervi le prossime novità e di attivare soprattutto la campanellina personalizzandola su tutte. In questo modo ogni qualvolta un nuovo progetto, un nuovo contenuto qui sul canale è online, verrete prontamente avvisate con una notifica. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram per non perdervi l'anteprima di ogni progetto del venerdì. Mi raccomando. A questo punto direi di passare al tutorial. Un'ultima cosa stavo per dimenticare perché spesso mi chiedete dove trovare i materiali, li trovate tutti sullo shop online di Trasfere Filati. Come sempre vi lascio tutti gli indirizzi utili sotto al video nel box informazioni. A questo punto sigla! Inizio lavorando 26 catenelle, 2, 3, 4, 5, 26esima catenella che mi serve per ritornare indietro in maglia bassa. I punti effettivi da lavorare sono 25. Ho lavorato le mie catenelle in maniera davvero molto morbida e per il resto della lavorazione lavorerò con una mano morbidissima perché voglio appunto quell'effetto lì. Mi inserisco nella seconda catenella e inizio a fare il primo punto basso, secondo punto basso, terzo punto basso e così via finché non ho lavorato tutti i punti per un totale di 25 punti bassi. Nel mio caso 25 punti bassi sviluppano 20 cm di base. 25, perfetto. Ho terminato la mia prima riga. Andremo avanti esattamente in questo modo, faremo la catenella, gireremo il nostro lavoro e continueremo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 25 punti e continueremo in questo modo con righe di andata e di ritorno per altre 45 righe per un totale di 47.
che nel mio caso vanno a sviluppare 30 cm di altezza. E voilà, una volta terminate tutte le righe per un totale di 47, questo sarà il risultato. Il mio pannello ha una base da 20 cm per un'altezza di 30 cm. Continuo il mio lavoro andando a rifinire i 3 lati che mi rimangono. Nello stesso punto già lavorato aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3, formando così il primo angolo. E procedo lavorando un punto basso in ciascuna riga. 1, riga successiva, un punto basso, riga successiva, un punto basso. Come notate io entro sempre al centro del punto basso della riga che sto lavorando, già lavorata, riga successiva e così via. Ho già terminato il primo lato più lungo, mi ritrovo all'angolo, qui devo andare a fare 3 punti bassi. Allora non li vado a fare proprio nella primissima catenella iniziale avviata, no? Vado a fare 3 punti bassi proprio nella riga a punto basso, la primissima. Quindi faccio 1, 2 e 3. E procedo lavorando un punto basso sulla riga a punto basso. È come se andassi a lavorare le catenelle iniziali a punto canestro. Anziché puntare l'uncinetto proprio qui nella catenella, punto il mio uncinetto alla base e procedo finché non ho un totale di 25 punti bassi. Ultimo punto basso e anche qui vado a lavorare il terzo angolo, quindi 1, 2 e 3. Ci manca il terzo ed ultimo lato e procediamo lavorando un punto basso in ciascuna riga, ripetendo quello che già abbiamo fatto sul primo lato più lungo. Mi ritrovo nell'ultimissima riga a punto basso. Aggiungo un punto basso nello stesso punto dove ho lavorato il primo e il secondo punto basso dell'angolo per un totale di 3 lo vado a sostituire con l'asola di chiusura. Stacco l'aiuta, sfilo, prendo un ago, entro nel primissimo punto basso, al centro dell'ultimo, posso bloccare e disperdere il filo sul retro del mio lavoro. Io faccio in questo modo, spesso mi chiedete come nascondere i fili, così, sul retro. Bene, passiamo adesso alla fodera del nostro progetto. Come notate ho già ritagliato uno scampolo con delle misure ben precise. Vi avevo detto poco fa che il mio pannello all'uncinetto in juta misura esattamente 20 cm x 31 cm in altezza, che ho già riportato sul mio scampolo e riguardano esattamente questa parte centrale. Come notate ho segnato anche 1 centimetro di margine per lato. Queste linee guida mi occorrono per andare a cucire la mia fodera e per inserire anche la cerniera. Le misure effettivi dello scampolo che ho ritagliato sono quindi 33 cm e mezzo per 22 cm, per cui come primo step dobbiamo andare a riportare queste misure sullo scampolo. Step successivo: fissiamo la zip. Per agevolare questo passaggio cosa ho fatto? Ho stirato col ferro da stiro il centimetro di margine che avevo segnato sul lato più corto, quindi sui 22 cm sia da una parte che dall'altra parte. Prendiamo degli spilli e fissiamo momentaneamente il tutto. Fissata la zip sullo scampolo, questo sarà il risultato e il risultato all'interno del nostro progetto sarà esattamente questo qui. Un'unica accortezza che devo fare è di non spingervi troppo vicine appunto alla cerniera, perché poi una volta che apriamo e chiudiamo il cursore potrebbe appunto incepparsi un po' sulla stoffa. Dunque qui siete libere di cucire con ago e filo di cotone oppure con il filo in nylon. Se non vi va di cucire o comunque siete alle prime armi ma volete comunque realizzare una fodera super pulita
è diciamo perfetta, potete anche utilizzare questa colla che trovate sempre sullo shop di Tresfere. Il flaconcino adesso è diverso, ma la funzione è sempre la stessa. È ideale per tessuti, per gli accessori metallici delle borse, insomma è una colla indicata per questo tipo di lavoro. Anzi, facciamo una cosa, uso anch'io la colla. Dunque, una volta fissato in questo modo la prima metà, cosa facciamo? Togliamo gli spilli, per comodità ho girato il lavoro. La posizione della zip rimane sempre la stessa. Segno mezzo centimetro, così io so che andrò a poggiare la mia stoffa esattamente qui. Questi sono tutti passaggi che consiglio di fare alle meno esperte. In questo modo siete sicure che non vi sbagliate. Abbiate un po' di pazienza durante questi passaggi e vedrete che il risultato della fodera finale sarà perfetto. Prendo la mia colla per tessuti e vado a metterne poca alla volta proprio in quel punto che ho segnato con la penna, così non vado oltre e la cerniera ed il cursore mi rimangono liberi per poter aprire e chiudere appunto il progetto. Prendo il mio scampolo, centro per bene e lo applico al di sopra della mia colla, in questo modo. Ok, se non volete utilizzare la colla vi ripeto, ago e filo e cucite. Se vi va per lasciare in posa il tutto potete anche applicare degli spilli così e lasciate in posa. Io li applico perché adesso vi mostro come andare a fare la stessa operazione sulla parte opposta. Facciamo esattamente in questo modo. Dobbiamo fissare la parte superiore esattamente al di sotto, non al di sopra. Prendiamo la parte superiore della nostra stoffa. Andiamo a mettere sempre un po' di colla. Per questo passaggio la vado ad applicare direttamente sullo scampolo. Adesso qui dovete calcolarvi bene sempre a mezzo centimetro. Prendo come riferimento la linea guida che ho proprio qui sulla zip. Vado a bloccarmi questa zona così non si muove, fa peso e rimane piegata. Applico il tutto in questo modo. Una volta fatto questo, dobbiamo eseguire una cucitura a destra e a sinistra. Andrò a cucire sopra questa linea guida sia da una parte che dall'altra parte. Se vi va, andate ad applicare della colla, questa volta all'interno, schiacciate le due estremità, magari mettete anche delle mollettine o degli spilli e andate a fissare questa zona qui senza andare a cucire. Ripetete la stessa operazione anche dall'altra parte e la fodera per il progetto è così pronta. Una volta che la nostra fodera è pronta possiamo ripassare al corpo della nostra busta. Come state vedendo ho praticato due cuciture, una a destra e una a sinistra come vi avevo detto. Vi sto mostrando anche come all'interno, una volta capovolta la fodera, risulta perfettamente pulita ma anche resistente, nonostante ho utilizzato una colla per tessuti, per accessori, per borse per andare a fissare una semplicissima zip sulla stoffa. Ho già fissato un laterale perché ho fatto una piccola prova, in quanto ho assemblato i due lati, li ho cuciti in maniera diversa dal solito. In generale si tende a cucire i due lati con ago e filo oppure con uncinetto e filato stesso, maglia bassissima. Ora vi mostro un altro metodo che garantisce alla nostra busta finale una certa profondità di 1 centimetro che proprio non guasta, anzi va più che bene. In questo modo possiamo inserire all'interno più oggetti possibili. Dunque ho piegato la mia busta, il pannello rettangolare, dritto con dritto, mi raccomando, andremo a cucire proprio dalla parte del rovescio. Riprendo la mia aiuta, vado a fare un cappio, uncinetto di lavorazione sempre numero 4. Vado a prendere metà asola, quella più esterna, quella proprio davanti a noi, dell'angolo, quindi 1, 2, 3 punti bassi, solo metà asola. Stessa cosa dalla parte opposta, 1, 2 e 3. Quindi secondo punto prendo solo l'asola più esterna. Tutto questo però col cappio, scusatemi. Prendo il filo, chiudo a maglia bassa, nel frattempo lavoro la coda dietro. Ora continuiamo. Punto successivo, metà asola dall'altra parte, quindi è il punto che corrisponde all'altro. Prendo il filo,
e chiudo maglia bassa e ho lavorato fino ad ora 2 punti. Quando vado a lavorare il terzo punto inserisco questi anellini che già ho utilizzato in passato. Se mi seguite lo sapete, li utilizzo spesso quando faccio questi progetti, queste buste o pochette in generale, e li metto sempre in doppio per garantire una maggiore resistenza nel tempo. In passato li ho utilizzati nella variante argento, stavolta li ho acquistati oro. Se non avete questi potete benissimo utilizzare questi moschettoni piccoli. Prima mi inserisco nella metà asola, inserisco gli anelli sull'uncinetto e poi vado nell'altra metà asola, prendo il filo e blocco. Quindi maglia successiva, volendo possiamo entrare anche una seconda volta anche qui, perché no, vediamo qual è il risultato finale. Maglia bassa, ok, facciamo così e poi procedo lavorando un punto basso per tutti i punti che mi rimangono. Ecco qui. Dunque mi ritrovo con gli ultimi punti, quindi prendo sempre le asole più esterne, poi mi inserisco nell'ultimo punto rimasto, vado a fare un punto basso, faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo, prendo un ago e vado a disperdere il filo tra le maglie, semplicissimo. E questo sarà il risultato. Se vi va possiamo fare un giro di rifinitura in tondo, appunto per definire sia un lato che l'altro lato, visto che c'è la cucitura. Facciamolo, perché no? Inizio con una catenella, a fine giro diverrà una maglia bassa con ago e filo, quindi mi aggancio direttamente qui, ma sì. Ok, prendo il filo, faccio una catenella, un punto basso nel punto successivo, un punto basso nell'angolo già bloccato, prendo entrambe le asole, poi vado direttamente nella maglia già bloccata durante la cucitura e faccio un punto basso. Avete visto, si è definito perfettamente il tutto. Continuo lavorando un punto basso in ciascun punto, esattamente in tondo. Ultimo punto basso. Qui abbiamo la catenella iniziale, per cui stacchiamo il filo, ci inseriamo nel primo punto basso, al centro dell'ultimo. Dunque la nostra busta è pronta, dovremmo solamente andarla a foderare, quindi cucire al corpo della busta. Prima di farlo però io vorrei aggiungere un accessorio che è molto di tendenza in questo periodo, ovvero questa catena, che non è altro che una tracolla da 1 metro che trovate sempre sullo shop di Tresfere. Io ho intenzione di prendere un po' di anelli, no? Andrebbero bene 9 anelli. Penso di sì. Mi aiuto con delle pinze e stacco 9 anelli. Sì, la fisserei qui. Come la fisso? Sicuramente con ago e filo, sempre con la nostra aiuta. All'interno andrò a mettere un supporto, quindi un pezzetto di rete. In questo modo non si danneggia la lavorazione, perché potrebbe risultare pesante. No, preferisco sempre mettere un supportino come la rete in questo caso e poi vado a foderare. Ecco perché non sto foderando adesso. Possiamo fissare la nostra catena una volta che abbiamo capito come metterla, cioè come posizionarla più che altro. Con un cordino la sto fissando soltanto momentaneamente, in questo modo quando cucio un'estremità l'altra non si muove e riesco a cucire nello stesso tempo anche la rete. Una volta che ho imbastito grossolanamente il tutto, vado a prendere un po' di filo, prendo sempre il mio ago, prendo il mio pezzettino di rete, lo metto esattamente qui, entro nel punto dove già sono passata con il cordino in rosso, sbuco fuori e prendo la rete, poi vado nel quadratino successivo, mi inserisco nell'anello e cucio. Praticamente dobbiamo semplicemente cucire, rientro sempre negli stessi punti, ecco qui, e prendo sempre l'anello. Nulla di particolarmente difficile. Una volta bloccato tutto per bene, ho portato l'altra coda all'interno, qui c'è la rete.
Sapete cosa faccio? Semplicemente 2 nodi e poi taglio l'eccesso. Tanto andrà alla fodera, non si vedrà nulla. Ripeterò la medesima operazione dall'altra parte. E voilà, questo qui sarà il risultato. Non è molto grazioso, ci sta davvero bene. Ho avuto un'ottima idea, mi piace molto. Adesso possiamo passare alla nostra fodera. La inseriamo all'interno. Ora possiamo lasciare in posa il tempo che si asciuga la colla, togliamo le mollettine e ripetiamo la stessa operazione dall'altra parte. Occupiamoci adesso della nappina che andremo ad agganciare esattamente alla busta. Ci servirà un pezzetto di cartoncino, il mio misura 10 cm x 7 cm. Avvolgerò la mia aiuta sulla parte da 7 cm. In base a quanto cicciotta vogliamo la nostra nappina, avvolgiamo la nostra aiuta. Taglio l'aiuta e poi taglio esattamente 2 pezzetti, uno e poi ne taglio un altro. Mi aiuto con un ago, quindi inserisco l'aiuta, faccio passare il filo esattamente qui sulla parte superiore, su un'estremità. Facciamo un bel nodo, togliamo il nostro cartoncino che ci è servito per fare la nostra nappina. Stringiamo ancora un po' e facciamo un altro nodo. Prendiamo le forbici e andiamo a tagliare esattamente l'altra estremità. Ecco, io faccio in questo modo senza fare troppi calcoli, casomai dopo sistemiamo il tutto. Perfetto, capovolgo il tutto in questo modo. Sistemiamo per bene il tutto e adesso entra in gioco il secondo filo. Realizziamo una sorta di cappio. Quindi il filo più lungo va al di sopra del filo più corto ed esattamente in questa posizione mettiamo il cordino sulla nappina. Teniamo sempre d'occhio questo filo qui, mi raccomando, quindi sempre a portata di mano. Prendiamo il filo più lungo e iniziamo ad avvolgere il tutto. Un attimino che mi metto in maniera comoda, quindi iniziamo ad avvolgere. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, andiamo a prendere il filo più corto, vi ricordate, no? Lo facciamo passare all'interno di questo cappio. Ecco qui, tiriamo tutto, blocchiamo e voilà. Sempre con un ago ci aiutiamo e portiamo all'interno i fili in eccesso ed ecco qui una nappina praticamente perfetta. La nostra nappina aiuta è così pronta, avete visto, è stato semplice. E voilà! La nostra busta è così completa, avete visto, tutto si è asciugato perfettamente. Possiamo anche aprire la nostra zip, perfetto, e questo qui poi è il risultato. Non c'è alcuna cucitura, tutto è ben fissato. Possiamo andare ad ultimare il nostro progetto. Apro il mio anello, quindi faccio passare il tutto in questo modo. Inserisco anche il mio moschettone, chiudo nuovamente l'anello e il gioco è fatto, quindi lo applico esattamente qua.
qui. Guardate con pochi accessori come rendiamo ricco il progetto, un progetto semplicissimo lavorato semplicemente a maglia bassa. Applichiamo anche la nostra tracollina che ho personalizzato con una lunga catenella. Dunque ho preso nuovamente l'aiuta e ho avviato 1 metro di catenelle, le stesse dimensioni della catena nella variante oro. L'ho bloccata all'inizio del primo anello, dopodiché ho lasciato un po' di catena così volante, mi sono inserita in un altro anello, ho ripetuto per un'altra volta, poi ho avvolto, arrotolato appunto la catenella stessa sulla catenina in metallo e poi ho bloccato come ho fatto all'inizio sulla seconda estremità, nodino e via. Non mi rimane che agganciare i gancetti della tracolla sia da una parte che dall'altra parte ed il gioco è fatto. Ecco qui e voilà. Se non vi va di mettere la catenina oro, potete comunque realizzare una lunga catenella, fare magari una riga a maglia bassa per rinforzare bene o anche 2 righe e agganciarvi direttamente ai moschettoni. Come sempre vi do le misure finali del progetto, dunque siamo a 21 cm, base da 21 per un'altezza di 17 cm, non male. Amiche ed amici, rieccoci nuovamente qui. Questo tutorial praticamente è volato, io spero che il progetto e il video vi siano piaciuti, vi aspetto come sempre nei commenti sotto al video per sapere cosa ne pensate. Se provate a replicare il progetto mi raccomando inviatemi le vostre foto o taggatemi. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate dell'applicazione della cerniera, io ve l'ho detto, ho pensato alle principianti, a chi si approccia da poco alle borse e spero vivamente di aver fatto cosa gradita. Vi ringrazio anche oggi per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo progetto, con una nuova novità. Mi raccomando, se non te la vuoi perdere, iscriviti al canale, attiva la campanellina, in questo modo è sicuro che non ti perderai il prossimo video tutorial. Seguimi su Facebook e su Instagram per non perderti vari retroscena. Tutti i materiali utilizzati li trovate sullo shop online di Trasfere Filati. A questo punto vi saluto, un bacino a tutti!